Questa è la quarta lezione di Trading Online. Anche oggi aggiungeremo uno strumento per migliorare la nostra analisi. Oggi con Luca parleremo della stagionalità. Oh, eccoci qui. Innanzitutto vi invito ad iscrivervi qui sotto in modo tale da non perdere nessun altro video di questa rubrica. Però ora basta parlare, passiamo al video. La stagionalità è uno degli strumenti che andremo ad utilizzare per aumentare le probabilità di successo di una nostra analisi. Nella fattispecie è uno degli strumenti appunto che abbiamo a disposizione che io preferisco, perché attraverso la statistica ci permette, la stagionalità, di capire quella che già di base è la direzione più probabile di un determinato mercato. Adesso Riccardo, andiamo sui grafici che ti faccio vedere in pratica come utilizzarla. Vamos! Andiamo! Benissimo Riccardo, in questo momento siamo sul sito investire.biz dove c'è proprio una intera sezione sulla stagionalità, proprio perché a mio avviso è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione per migliorare le nostre performance con il trading online. Quindi che cos'è la stagionalità? È uno strumento statistico che noi abbiamo a disposizione per sapere in anticipo qual è la direzione più probabile di un determinato mercato in un determinato periodo di tempo. Sicuramente avrai sentito di alcuni famosi detti che esistono sui mercati finanziari, in particolare sulle borse. Per esempio c'è un famosissimo detto che dice "sell in May and go away", quindi vendi a maggio e scappa. Questo è proprio il, diciamo, riassunto di quello che si intende per stagionalità sui mercati finanziari, proprio perché spesso e volentieri capita che un determinato strumento finanziario in uno specifico periodo dell'anno tendenzialmente si muove sempre nello stesso modo. Per esempio un'altra caratteristica che hanno i mercati finanziari è quella di fare il rally di fine anno, quindi il rialzo di Babbo Natale anche viene chiamato. Questo è un altro esempio di quello che possiamo chiamare stagionalità. Però c'è un modo scientifico per calcolare la stagionalità e adesso ti spiego come si fa. Se prendiamo come esempio questo grafico, vediamo appunto tutta una serie di tracciati sullo stesso piano. Come puoi vedere, questi sono 10 anni di indice DAX presi anno per anno e messi sullo stesso piano. Come vedi, parte in questo esempio dal 2007, il 2008, 2009, 2010 fino al 2017. Questo è il primo passaggio che dobbiamo intraprendere per calcolare la stagionalità di un mercato. Su questo grafico in questo momento praticamente non capisci nulla perché ci sono 10 tracciati diversi, ma se andiamo a fare una semplicissima media di tutti questi tracciati ci accorgiamo appunto che esiste una stagionalità appunto sull'indice DAX. Cosa significa? Significa che tendenzialmente nella prima parte dell'anno il mercato DAX tende a salire. Questo lo capiamo perché? Perché semplicemente facendo la media di tutti i vari anni ci si accorge che nel primo periodo dell'anno queste medie hanno una tendenza a salire, esattamente come poi vediamo che nel periodo estivo c'è una tendenza a scendere, quindi a segnare dei ribassi, e da qui nasce il detto "sell in May and go away", quindi è un detto effettivamente reale, quello che si è, diciamo, sviluppato a Wall Street. E poi vediamo appunto che da dopo l'estate la tendenza del DAX è quella di salire per poi segnare un forte rialzo proprio verso la fine dell'anno. Come ti dicevo appunto, questo è il rally di fine anno oppure il rialzo di Babbo Natale. Ti è chiaro fino qui? Chiarissimo, sì, nessun problema. Perfetto, la stessa cosa la possiamo calcolare chiaramente per qualsiasi strumento finanziario. Ok? Infatti su investire.biz abbiamo sempre nella sezione stagionalità tutti
tutte le stagionalità già calcolate per tutti gli strumenti finanziari più importanti. E in particolare ti volevo far vedere quella che è la stagionalità dell'oro, che è una materia prima importantissima, chiaramente tra le più scambiate in tutto il mondo, e volevo proprio farti vedere un caso reale che abbiamo appena utilizzato per fare delle operazioni, un'operazione in particolare che si è rivelata molto molto profittevole. Infatti, come vedi, da metà giugno in avanti il gold ha una naturale tendenza a segnare dei rialzi fino a fine di novembre. Quindi cos'è successo? Se appunto noi ci siamo trovati in questo periodo, appunto, se vedi proprio qui eravamo nell'inizio, diciamo, di questo periodo. Chiaramente poi la stagionalità non può essere utilizzata come un orologio svizzero. Diciamo che la stagionalità, esattamente come le stagioni, vanno prese in maniera abbastanza elastica. Per dire, noi sappiamo che l'estate comincia in un determinato periodo dell'anno, ma non è che il giorno in cui comincia l'estate matematicamente comincia a fare caldo. E la stessa cosa vale sui mercati finanziari. Sappiamo che in un determinato periodo c'è una naturale tendenza per quel mercato ad andare in una determinata direzione, quindi noi semplicemente dobbiamo unire, per esempio, le analisi che abbiamo imparato a fare nelle precedenti lezioni con questa analisi stagionale. Quando le due analisi coincidono, ecco che abbiamo una analisi che ha delle probabilità molto maggiori di rivelarsi corretta. Quindi, per esempio, in questo caso siamo sul grafico dell'oro e appunto nel periodo, diciamo, corretto in cui doveva cominciare il rialzo secondo la stagionalità, i prezzi si sono trovati, come vedi, su un punto estremamente interessante, un supporto estremamente interessante, dove anche dal punto di vista delle candele si sono formate delle candele molto molto rialziste, e di conseguenza qui abbiamo appunto sfruttato questo potenziale punto per metterci al rialzo, ed effettivamente poi i prezzi hanno cominciato a salire esattamente in linea con quello che è la stagionalità. E in questo caso ti faccio vedere una cosa molto interessante: non solo la stagionalità ci ha aiutato ad entrare al rialzo sul mercato, ma ci sta aiutando anche a gestire la posizione, perché in questo caso noi sappiamo che fino a fine novembre tendenzialmente l'oro ha una naturale tendenza a salire, e di conseguenza noi sappiamo appunto che il rialzo in corso probabilmente ancora non è terminato, motivo per cui in questo caso, appunto, grazie sempre all'analisi tecnica, abbiamo tracciato un primo livello di target che è stato raggiunto proprio nelle scorse ore, ma andiamo sicuramente a mantenere ancora in portafoglio parte di questa posizione, proprio perché sappiamo che con buone probabilità, dato che abbiamo di fronte ancora un paio di mesi di stagionalità positiva, è molto probabile che i prezzi continuino nel rialzo e vadano a colpire il nostro target successivo, che è posto in area $1.667 per oncia. Quindi quello che abbiamo fatto è stato unire semplicemente l'analisi tecnica, lo studio delle trend line e tutte le cose che abbiamo visto nelle precedenti lezioni alla stagionalità, e di conseguenza appunto questo strumento ci aiuta a capire quando è il momento giusto per puntare, diciamo, al rialzo in questo caso, e ci aiuta anche a capire dove potrebbe essere posizionato il target, dato che abbiamo di fronte, come abbiamo visto nel grafico, ancora un paio di mesi abbondanti di rialzi. Sì, Questo ovviamente questo strumento lo vai ad usare sempre in accoppiata ad altri strumenti, facendo prima la tua analisi, come hai detto esattamente. prima, giustamente. Esattamente, questo è basilare. Io dico sempre che la stagionalità è uno strumento potentissimo, estremamente interessante, ma non dobbiamo fare l'errore di fare un'operazione solamente perché la stagionalità dice che dobbiamo fare quel tipo di operazione, perché sarebbe come utilizzare
utilizzare un navigatore satellitare in macchina senza guardare la strada, guardando solo il navigatore. Assolutamente faremo dei danni incredibili. Certo. La stagionalità noi dobbiamo utilizzarla sempre in sinergia con altri tipi di analisi, e quando diversi tipi di analisi convergono nello stesso risultato, allora abbiamo la possibilità magari di spingere un po' di più sull'acceleratore, proprio perché abbiamo delle probabilità maggiori di successo, cosa che appunto si è rivelata poi corretta nell'analisi sul gold, dove appunto stiamo portando avanti questa operazione che è molto molto profittevole. Ok, perfetto, mi è tutto chiarissimo. Bene, questa è la stagionalità. Tieni presente appunto che per chi volesse approfondire, sul sito investire.biz è possibile proprio trovare anche, cioè, una spiegazione, e soprattutto è possibile trovare i grafici stagionali. Questo vuol dire che, per dire, se uno è interessato alla stagionalità del DAX piuttosto che dell'S&P 500, piuttosto che di una valuta come potrebbe essere l'euro o il franco svizzero, trova tutto sul nostro sito. E le tue migliori operazioni usando la stagionalità, dove le hai fatte, se posso chiederti? Guarda, sicuramente le migliori operazioni sull'oro, perché l'oro ha una naturale tendenza proprio a seguire la stagionalità. In particolare ti racconto questo aneddoto. La mia fidanzata ha lavorato per diverso tempo in una gioielleria, e quando io ho scoperto che la stagionalità sull'oro funzionava molto bene, subito sono corso da lei dicendo: guarda, di al tuo capo a gennaio di aspettare a vendere l'oro, perché tra gennaio e febbraio l'oro dovrebbe salire. E lei mi ha guardato così, come di dire: ma che cavolo stai dicendo? Guarda che tutti i gioiellieri sanno che l'oro a gennaio e febbraio sale. E quindi mi sono detto: cavoli, è una bella conferma questa della stagionalità, dato che appunto la prima cosa che il suo capo gli aveva detto è: guarda che tra gennaio e febbraio l'oro sale. E quindi ho detto: beh, allora i grafici che abbiamo calcolato noi vuol dire che sono corretti. Quindi sull'oro sicuramente è uno degli strumenti dove la stagionalità funziona meglio. Ok, ho capito benissimo, tutto chiarissimo, non ho alcuna domanda. Bene, allora alla prossima lezione, Riccardo. Ok, grazie mille di tutto. Ciao. Ragazzi, ultima cosa, se volete provare la stessa piattaforma che abbiamo utilizzato noi in questo video, potete richiedere tranquillamente un conto demo al sito kimuratrading.com, o altrimenti trovate il link qui sotto. Poi ditemi sempre cosa ne pensate di questi video, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi così non ve ne perdete neanche uno, e se vi piacciono lasciate un mi piace che aiuta sempre tantissimo. Vamos!